Pedrasa Inter, un accostamento di calciomercato che torna d'attualità con ulteriori novità e il rischio concreto di una sfida sul mercato tra Inter e Juventus. Ne parliamo nell'episodio di oggi in cui facciamo il punto della situazione con le ultime novità e soprattutto andiamo a raccontare chi è Alfonso Pedrasa, che tipo di giocatore è, cerchiamo di capire se può essere un buon affare per l'Inter oppure no. Lo facciamo con uno dei format più richiesti e più apprezzati sui canali di Passione Inter. Quindi, innanzitutto, ben ritrovati, amiche e amici Passione Interisti. Nuovo episodio oggi. Vi chiedo subito un mi piace al nostro contenuto. Se non lo avete ancora fatto, cliccate anche sul tasto iscriviti completamente gratis. Iscrivendovi non vi perdete nemmeno uno dei nostri contenuti che pubblichiamo ogni giorno e tutte le dirette ogni giorno live dalle 19:30. Parliamo di mercato per oggi, come dicevo, parliamo di Alfonso Pedrasa, non perdiamo tempo, vi dico subito quali sono gli ultimi aggiornamenti. Allora, in questi giorni ci sono diversi temi caldi in casa Inter per quanto riguarda il mercato, a partire dal rinnovo di Skriniar che sicuramente tiene banco, fino poi alla questione esterni. Perché nonostante il gol di Gosens e la buona prestazione contro il Barcellona, si respira sempre, devo dire, un certo fermento per quanto riguarda il tema degli esterni in casa Inter. E quindi diversi profili che erano stati cercati, quantomeno valutati durante il corso della scorsa estate, sono rimasti nella lista dei calciatori che l'Inter sta continuando a monitorare, che sta continuando ad osservare in questi mesi ed in queste settimane. Tra questi nomi che l'Inter sta osservando rimane anche quello di Alfonso Pedrasa, che è stato concretamente cercato dall'Inter la scorsa estate e che tra l'altro, lo ricorderete forse, ha segnato anche una doppietta contro l'Inter nella disastrosa amichevole dello scorso agosto contro il Villarreal. La dirigenza dell'Inter, quindi come detto, continua a monitorare questo calciatore, nel frattempo però si è mossa anche la Juventus che sembra veramente interessata al giocatore. Intanto alla Gazzetta dello Sport ha parlato il suo procuratore e ha fatto il punto anche raccontando un retroscena. Vado a recuperare la sua dichiarazione precisa dove, eccolo, Héctor Peris Ross, l'agente di Alfonso Pedrasa, dice: abbiamo parlato con l'Inter di Pedrasa negli ultimi giorni dello scorso agosto. Sembrava poter essere un'opzione in quel momento, ma c'era poco tempo e l'affare per adesso non è andato in porto. Per più di una sessione di mercato si è fatta avanti anche l'Atalanta. Pedrasa ha un contratto con il Villarreal sino al 2026, non ha la necessità di andarsene, ma sia lui che il club sanno che di fronte all'offerta di una grande squadra europea può arrivare l'ora di separarsi. Poi in un'altra frase conferma di fatto anche un interessamento della Juventus. Intanto già da questa prima dichiarazione del procuratore la conferma che l'Inter lo abbia cercato nella parte finale dello scorso mercato di agosto e che per più di una sessione di mercato sia stato cercato anche dall'Atalanta ci deve far accendere qualche campanello per capire anche che tipo di giocatore è e a che livello ci stiamo rivolgendo, ecco, parlando di questo giocatore. Ci interessa però soprattutto parlare in ottica Inter, queste dichiarazioni quindi, come dicevo, sottintendono secondo me anche una conferma del fatto che effettivamente negli ultimi giorni di agosto Gosens si stava muovendo potenzialmente verso l'uscita e di fatto ne ha parlato anche lo stesso Gosens. Per cui vediamo in concreto chi è Pedrasa. Vi condivido la scheda da Transfermarkt, il solito portale di riferimento, con la carta d'identità di questo calciatore spagnolo, nato il 9 aprile del 1996, viene indicato come terzino sinistro, alto 1,84 m, ha giocato con le selezioni giovanili della nazionale spagnola senza però per il momento mai debuttare in nazionale maggiore. La valutazione che ne fa Transfermarkt è di 18 milioni di euro, ma dopo il rinnovo di contratto fino al 2026 sembra che il Villarreal chieda qualcosa in più di questi 18 milioni, anzi si chieda sopra i 20, addirittura 25 milioni di euro. Questa sembra essere la cifra richiesta al momento. È calciatore di piede sinistro che nasce in realtà come ala offensiva, soprattutto nel 4-2-3-1, quindi esterno alto, ha giocato poi anche a centrocampo e nelle ultime stagioni si è convertito poi nella difesa a 4 come esterno mancino, comunque sempre su quella corsia di sinistra.
A livello, di carriera è un prodotto del vivaio del Villarreal, quindi, è cresciuto appunto nel Villarreal, dopodiché ha dovuto girare un po' facendo anche una stagione in Championship in Inghilterra con il Leeds, quindi una buonissima stagione con l'Alaves, la stagione 17-18, prima di ritornare alla base con il Villarreal in una stagione in cui stava iniziando la 18-19 a convertirsi da terzino sinistro. Il passaggio in prestito poi per cercare di rilanciarsi al Betis, dove invece è stato molto sfortunato con diversi problemi fisici che lo hanno limitato. Quindi il ritorno di nuovo al Villarreal e diciamo una nuova carriera per lui che comincia soprattutto nella stagione 21-22 diciamo un po' si consacra da questo punto di vista. Ha avuto una prima parte di stagione, la scorsa 21-22, di adattamento fino a diventare poi un titolare indiscusso, crescendo molto anche nel finale in termini anche di gol e assist ed essendo anche uno dei protagonisti del Villarreal che ha sorpreso molti nella scorsa Champions League. Non ha quindi una grandissima esperienza internazionale che però sta cominciando ad accumulare in maniera importante senza aver debuttato, come dicevamo ancora, con la nazionale maggiore della Spagna. Come dicevo, quindi nasce da esterno alto, da attaccante esterno nel 4-2-3-1, aveva discreti numeri in termini di gol e assist, poi questo passaggio nella difesa a 4, mantenendo comunque buonissimi numeri che certo per un terzino sinistro avere 4 gol e 6 assist in stagione è sicuramente un peso notevole rispetto ad un esterno alto in attacco. Quindi andiamo a vedere anche la heatmap di Pedraza che ci restituisce questo giocatore abituato ecco, alla propensione offensiva, quindi convertito in una difesa a 4, ha mantenuto comunque una forte propensione all'attacco e quindi è molto molto presente, come vediamo appunto da questa heatmap, anche nelle zone offensive del campo, facendosi trovare sempre pronto sull'esterno, ma anche all'interno dell'area di rigore. Questo quindi per quanto riguarda la heatmap e la zona di competenza del calciatore. Diciamo una heatmap che all'Inter viene coperta molto da Di Marco, ma soprattutto da Robin Gosens, per cominciare a seminare qualche indizio. Diciamo. A livello di caratteristiche pure, invece, anche qualche statistica. È un esterno di buona gamba, ha una buonissima propensione offensiva, come dicevo, anche una buona tecnica in fase realizzativa, soprattutto in termini di gol e assist, quindi si fa trovare spesso pronto. Sta crescendo nelle ultime stagioni, negli ultimi mesi, dal punto di vista tattico e difensivo. Se devo dividere tra punti di forza e punti di debolezza, possiamo dire che quindi il punto di forza principale lo individuo nella pericolosità in zona gol, quindi anche nei tiri, oltre che nelle occasioni da gol create con i suoi dribbling. È bravo a guadagnare campo con degli strappi palla al piede, quindi a generare anche una superiorità numerica strappando sulla corsia e guadagnando molto campo, e come dicevo anche l'abilità nel dribbling è sicuramente da sottolineare. Vi do alcuni dati appunto a conferma di questo. Nell'ultimo anno solare, quindi se prendiamo tutte le partite giocate negli ultimi 365 giorni, su 100 giocatori che giocano nel suo stesso ruolo è tra i migliori 11 per dribbling effettuati, tra i primi 10 per occasioni da gol create, per tiri, e addirittura per tocchi del pallone in area di rigore avversaria è tra i primi 3, quindi è molto presente in area di rigore avversaria. Per quanto riguarda invece i punti deboli, sicuramente dal punto di vista difensivo deve ancora crescere, nei duelli aerei soprattutto non è molto forte, nonostante comunque sia 1,84 m, quindi non è molto basso, e anche nei passaggi e nella costruzione di gioco sicuramente può migliorare. Per questo motivo arriviamo anche a quelle che sono delle considerazioni finali, delle conclusioni che voglio fare con dei ragionamenti insieme a voi. È sicuramente un profilo molto interessante che sta accumulando esperienza e questa nuova moda, diciamo comunque questa tendenza di convertire degli esterni offensivi in laterali bassi la trovo molto interessante, soprattutto nell'ottica di un Inter che gioca con un 3-5-2 dove gli esterni hanno molta propensione offensiva sicuramente. Quindi
È un giocatore che come tipo di profilo sta bene secondo me in squadre che lottano in posizioni rilevanti in Europa, non lo vedo almeno personalmente per il momento da top club europei. Ha ancora margini di crescita, comunque a 26 anni sta raggiungendo diciamo la piena maturità, con un po' di ritardo magari sta venendo fuori rispetto alla più classica parabola diciamo di un calciatore, però quindi sta maturando ed è in una fase in cui ha ancora del potenziale inespresso secondo me. Però esprimo a livello personale qualche perplessità sull'ipotesi di vederlo all'Inter, innanzitutto per le caratteristiche proprie di questo calciatore. Non è un giocatore identico a Gosens, perché rispetto a Gosens ha più dribbling puro ma meno forza fisica oltre che meno abilità aerea. Però in comune con Gosens ha secondo me qualche difficoltà quando si va a coinvolgerlo nella costruzione del gioco, quando viene molto pressato, con la costruzione dal basso, quindi nella partecipazione alla manovra, diciamo. E questo secondo me può rappresentare un vero problema, perché credo che stia diventando anche il problema per cui proprio Gosens non sta trovando spazio all'Inter, a meno che dietro non ci sia altro di cui non siamo a conoscenza. Per cui io dico, se c'è bisogno di un calciatore più creatore di gioco, quindi come può essere per esempio Di Marco, non penso che Pedrasa sarebbe il profilo giusto dal mio punto di vista. Così come se devo privarmi di Gosens ed investire più di 20 milioni di euro per un giocatore per certi versi simile, allora personalmente credo che anche tra i profili che andranno in scadenza di contratto nel 2023, quindi prendibili a parametro zero per la prossima stagione, credo ci siano dei nomi ugualmente interessanti che si possono prendere senza pagare il cartellino e pagando soltanto l'ingaggio. Faccio dei nomi, per esempio Guerreiro del Borussia Dortmund è molto interessante, Grimaldo del Benfica lo prenderei di corsa, oppure anche Ben Sebaini, che non è un fenomeno però interessante, l'Inter lo segue, ma ce ne sono anche altri sicuramente. Qualche perplessità quindi da parte mia, nonostante sia sicuramente un buon giocatore, Pedrassa c'è, vediamo però quali saranno i prossimi sviluppi. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se conoscevate, se conoscete già Alfonso Pedrassa, datemi una vostra opinione. Soprattutto vi lascio con una domanda, vi chiedo cosa vi aspettate che succeda con Gonza alla luce anche di questo continuo monitoraggio degli esterni che sta portando avanti l'Inter. Riuscirà secondo voi Gosens a trovare spazio oppure verrà rimpiazzato? Aspetto i vostri commenti, così ci confrontiamo, ne parliamo anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Prima di salutarvi però in descrizione lascio per chi ci sta ascoltando in podcast un approfondimento su un altro tema caldissimo del momento in casa Inter che dovete recuperare, lo trovate quindi in descrizione per chi ci segue in podcast, mentre per chi ci sta guardando da YouTube vi basta cliccare su quest'altro video, mi raccomando, assolutamente da non perdere.